In tema di fenomeni bizzarri all'interno delle relazioni di coppia, oggi parleremo del cosiddetto hoovering, o meglio, traduzione un po' becera potrebbe essere aspirapolvere, quindi risucchiare, ok? Ed è un atteggiamento tipico della personalità narcisistica. Negli ultimi video abbiamo parlato parecchio di fenomeni legati appunto alla personalità narcisistica. Oggi ti parlerò proprio di questo fenomeno. Io sono Domenico Iapello, sono un Love e Life Coach formato in PNL ormai dal 2011 e su questo canale aiuto uomini e donne a riconquistare la persona amata con gentilezza ed eleganza. Andiamo a noi, appunto, hoovering. Abbiamo detto aspirapolvere, abbiamo detto risucchiare, soprattutto risucchiare le energie, che è un po' l'atteggiamento che porta avanti il narcisista quando si avvicina alla preda, mettiamolo tra virgolette, ecco, senza esasperare più di tanto i termini, quindi si avvicina alla preda, prima applica una sorta di love bombing, ne abbiamo parlato anche in un video precedente, quindi bombardando l'altra persona di avance, di complimenti, di promesse, e poi nel corso dei mesi questa persona tende a sparire, tende a farti perdere il controllo e soprattutto a risucchiarti le energie, perché poi nel momento in cui sparisce tu ci starai male, poi tornerà questa persona, risucchierà nuovamente le tue energie e tu starai ancora più male. Ogni suo ritorno, ogni incontro, ogni messaggio, ogni anche piccola comunicazione sui social tra te e questa persona potrebbe diventare deleteria, appunto, dal punto di vista emotivo soprattutto. Quindi cosa ti consiglio di fare? Se di fronte a questo tipo di fenomeno, il mio consiglio è quello intanto di aumentare la tua autostima, perché più aumenta la tua autostima, più si abbassa la sua, perché è un gioco di equilibri. Il narcisista è una persona insicura che cerca di risucchiare le tue energie per diventare più sicura. Quindi se tu diventi più sicura, le sue energie vengono risucchiate a sua volta. Ok? Quindi questo dovrebbe essere il meccanismo. E soprattutto fai perdere terreno a questa persona. Blocca alcune comunicazioni, se non tutte. Taglia corto su determinate argomentazioni, cerca di rendere la comunicazione incisiva, anche se dopo magari ci stai male, però in quel momento salva il salvabile. Quindi se ti arriva un messaggio e tu sai già che dietro quel messaggio c'è un meccanismo per risucchiarti le energie, il cosiddetto hoovering, allora a quel punto il mio consiglio qual è? Non rispondere a quel messaggio, ok? All'inizio fa male, perché diventerà quasi... ti porterà quasi ad impazzire all'idea di non rispondere a quel messaggio e cosa penserà e poi magari perdo questa persona, eccetera, eccetera. Poi, col tempo, se riesci a superare i primi giorni, vedrai che la tua autostima inizierà ad aumentare. Quindi questo è ciò che io ti consiglio di fare. Se poi hai bisogno di parlare meglio con me della tua specifica situazione, allora mi trovi in descrizione di questo video, ti basta scrollare qui in basso e troverai tutti i miei riferimenti. Se il video ti è piaciuto e pensi che ti sia stato utile, lascia semplicemente un like e iscriviti al canale. Un abbraccio e alla prossima. Ciao!